Yeah. And everything is alright. Jogger. And JC. Let's go. Yeah. Citywide news when I blow the ozone, I leave my mark, yeah, I'm logo loco. Got no style, I'm a polo dodo. These women want rings, but I don't know Frodo. Wake up, sit down, I ain't going to work. If I go get drowned, I'ma go in a hearse. Wow, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di ClayHairdresser. Quello che faremo in questo video, in questo episodio, è come creare un liscio perfetto per poi andare a personalizzare il nostro taglio che abbiamo fatto in precedenza da capelli bagnati. Partiamo sicuramente dall'applicazione del nostro prodotto styling, ovvero una mousse che io direttamente applico sul pettine perché mi permette di andare a distribuire il mio prodotto in maniera più dettagliata, più precisa. Ovviamente creo delle separazioni in orizzontale e vado ad applicare section by section il mio prodotto, prima sulla base e poi sulle lunghezze e punte. Mi preoccupo più sulla base perché poi ovviamente portando giù i capelli sarà difficile per me, a meno che non crei di nuovo delle separazioni, sarà difficile appunto andare ad applicare il prodotto sulla base, mentre sulle lunghezze e punte sarà un po' più semplice. Quindi in quella fase lì di sezionamento concentratevi un po' di più sulla base nell'applicare il prodotto in maniera corretta. Una volta applicato il prodotto, partendo sempre dal basso verso l'alto e con delle separazioni leggermente in diagonale anteriore, vado a lavorare il mio capello spingendo i capelli a destra e a sinistra con la mia paddle brush e il phon ovviamente, per poter conferire un volume naturale, una direzione naturale al capello e non dargli una direzione invece troppo artificiale al capello, che non va bene, perché siccome il mio scopo è quello di andare a perfezionare il taglio, se io lo facessi su una piega troppo impostata che la cliente poi a casa non riesce a replicare, in automatico il capello e il taglio prenderanno una forma diversa. Quindi io lo devo fare sempre su una base, su una piega naturale, con una spinta abbastanza naturale. Una volta completata la piega nella zona posteriore, passo nelle zone laterali, sempre con delle separazioni in diagonale anteriore. Se trovo difficoltà a gestire tutta quella massa di capelli che mi ritroverò, o creo delle separazioni un po' più piccole, quindi vado a lavorare delle sezioni più piccole di capelli, oppure posso andare, come ho fatto io e come avete visto già, delle ulteriori separazioni, in questo caso delle separazioni in diagonale posteriore, perché mi permettono di andare, ripeto, a lavorare delle sezioni un po' più piccole, delle porzioni un po' più piccole di capelli. Badate però alla spinta che imprimete al capello. In questo caso io ho fatto delle separazioni posteriori, non perché volevo spingere troppo il capello verso il davanti, ma semplicemente, ripeto, perché volevo andare a lavorare section by section e non lavorare delle porzioni troppo grandi. Infatti poi, come vedete, è vero che spingo i capelli verso il davanti perché la diagonale posteriore fa quello, ma poi nel contempo vado a spingere, vado a direzionare i capelli anche verso il di dietro. Questa alternanza di spinte mi permette di andare a creare una forma naturale. Una volta finito nelle zone laterali, sempre con delle separazioni in diagonale posteriore, in questo caso perché voglio che il ciuffo vada sul davanti, in questo caso perché io in questo caso voglio dare al taglio questo tipo di forma. Dirò alla cliente che dovrà portare in questo specifico caso il ciuffo verso il davanti, magari non proprio come lo farò io poi nello styling finale, però tendenzialmente il ciuffo dovrà andare sul davanti. Se invece la cliente non vuole il ciuffo in avanti, voi non fate questo tipo di separazione, ovvio, ma andate a creare una piega più naturale possibile per facilitare il lavoro poi alla cliente. Ripeto, è sempre quello lo scopo. Una volta finito con la mia paddle brush, vado a lavorare i miei capelli sempre utilizzando le stesse separazioni di prima con la round brush, perché mi aiuta a eliminare il crespo in maniera non indifferente. Infatti lo step successivo, ovvero questo che state vedendo in questo momento, quello della piastra, poteva anche non essere necessario, ma io una leggera, diciamo, tocco finale glielo do sempre. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo episodio, nel prossimo tutorial. Condividi e metti un bel like, ragazzi, condividete perché date un grosso contributo al canale e a questa serie. Io vi ringrazio, vi voglio bene. See you soon, guys. Woo!